presentazione in inglese. Abbiamo un collega, Ivano Alessandro, che ci aiuterà a seguire i lavori. Grazie Alessandro per la tua disponibilità. Welcome, Professor. Thank you. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Tutto bene? Tutto bene? Prego. The rest will be in English. Il resto sarà in inglese. That's all my Italian. Questo è tutto l'italiano che sa. Does anyone understand English? If you will, yeah, good. Some will be able to. Right. Thank you very much. Well, thank you very much for the invitation. Grazie molto per l'invito. It's my first time in Sicily. Questa è la prima volta in Sicilia. I've been in the rest of Italy many times, but never here before. Sono stato in Italia molte volte, ma mai qua in Sicilia. And I went running this morning along the front here, so I'll be back. It's a very, very nice Quindi place. sono stato a correre stamattina sul lungomare e sei sicuro che tornerà. And I guess there's more to see than just Palermo. Sicuro che c'è molto più da vedere. Right. Well, before I start, I just wanted to refer back to Gennaro Rocco, who spoke a few minutes ago. And just in case anyone doesn't know, we were in Washington, D.C. about 4 weeks ago when Gennaro was awarded a fellowship of the American Academy of Nursing, a very high honour indeed. So if you didn't know, I think we should be congratulating Gennaro on his fellowship of the American Academy. Quindi ha enfatizzato il fatto che stavamo insieme con Gennaro Rocco, lui e tutti insieme a Washington 4 settimane fa, dove il direttore Gennaro Rocco è stato insignito come membro dell'American Academy of Nursing e lui si congratula in maniera particolare per questa onorificenza che è stata appunto consegnata al dottor. Only the best become fellows. Solo i migliori diventano membri. Right. Now, again, before I start, I have to thank a colleague, Dr. Ali, I borrowed some of her PowerPoints from a previous presentation in Italy, and I've added some of my own. Sì, vorrei ringraziare Parvinali, una collaboratrice che l'ha aiutato a fare le slide. And I just want to outline advanced nursing roles in the UK, and I've said clarity or confusion because while we do have advanced nursing roles and they're pretty well developed, everything isn't perfect. Sì, vuole sottolineare appunto i ruoli dell'infermieristica avanzata nel Regno Unito, c'è chiarezza o confusione perché ci sono molti di questi ruoli, ma c'è anche un po' di confusione. And I think you're quite lucky starting out, or where you are, because you've got the opportunity to learn from some of the mistakes that we've made, and certainly to do things better. E quindi abbiamo l'opportunità di imparare da alcuni degli errori che sono stati commessi nel Regno Unito e quindi migliorare attraverso questi errori nello sviluppo delle competenze avanzate. And I'm not an advanced nursing practitioner. I would now be a danger to the public if I was practicing. But Sì, dice che non è un infermiere con competenze avanzate, ma sarebbe un pericolo per tutta la popolazione se esercitasse come infermiere ormai. But my oldest daughter, who is a nurse, recently became an advanced nurse practitioner in cardiothoracic care, intensive care. La figlia più grande lavora come advanced nurse practitioner nel settore cardiotoracico a Sheffield. Yeah, and I think if I explain her role, I've said everything I need to say about advanced nursing practice in the UK. Sì, dice che se spiega il suo ruolo illustra molto bene cosa significa essere un'infermiera con competenze avanzate nel Regno Unito. She has her own caseload. She goes into the hospital, has her own caseload assigned to her. She can prescribe the full range of medications. There's nothing that she can't prescribe. Quindi diciamo che ha il suo carico di lavoro e può prescrivere tutte le sorte di farmaci che vengono in mente, quindi ha pieno potere di prescrizione come i medici. And she can also discharge patients from intensive care back to the ward. E quindi può pure dimettere il paziente dal reparto intensivo al reparto più senza intensità. And she works with her colleagues across several hospitals in the area where she works. E lavora con i colleghi in una rete di molti ospedali nella zona in cui lavora. So she takes on a huge amount of responsibility. Quindi ha molta responsabilità.
and she is now paid exactly the same as she was paid before she became an advanced nurse Ma practitioner. è pagata tanto quanto un'infermiera che non ha queste competenze. So that's one of our problems in the UK. Quindi è uno dei problemi nel Regno Unito. We expect people to take on this fantastic level of responsibility, really the responsibility of a junior house officer, without any more increase in salary. It's incredible. Quindi hanno più responsabilità questi infermieri con competenze avanzate, ma non hanno un aumento del loro salario. Yeah. So she is now practicing as an advanced nurse practitioner, and the program she did was a master's program, but she's finishing the master's program after she's qualified as an advanced nurse practitioner. And I think this is another problem. I think the master's program should be tied to the qualification, but we haven't done this in the UK. We haven't got that right. E quindi un altro problema è che lei ha preso le competenze attraverso una laurea specialistica, però ha preso le competenze dopo che è diventata advanced nurse practitioner, quindi devono legare di più il ruolo di advanced nurse practitioner con il titolo formativo. Questo è un altro problema del Regno Unito. Now, this wouldn't happen in the USA or Australia, and I hope it doesn't happen in Italy. I think you should. Questo non succede negli Stati Uniti, in Australia, e spera che non succederà mai in Italia. I think we need to tie the academic qualifications and the level of practice very, very closely together. Quindi dobbiamo unire il livello di formazione a cosa tu vai a praticare appunto in clinica. Right. And this is one of the problems we've got, not just in the Questo è un altro UK. problema che abbiamo. A multiplicity of names, all meaning much the same thing with lots of overlap, and it's very hard really to define what an advanced nurse Sono practitioner is. molti termini, vedete, per advanced practice nurse, clinical nurse specialist, but molti si sovrappongono, quindi vengono utilizzati tutti quanti. And another major issue in the UK is that the regulatory body, the Nursing and Midwifery Council, doesn't recognise advanced nurse practitioners. E quindi un altro problema che c'è l'ente regolativo che si chiama Nursing and Midwifery Council, che è come l'IPASVI, che non regolamenta questo tipo di infermieri con competenze avanzate. So there's no professional regulation of their role. Quindi non c'è una regolamentazione del ruolo. And if we're not careful, people will do what my daughter has done and join a medical college. You know, she's a part of the intensive care college now, and they will start offering fellowships and career pathways, and we'll lose these people to nursing. You know, nursing professionally and regulatory-wise has got to embrace these people and provide a proper pathway. And again, I think in Italy, if you get that right, you really will have achieved something. Sorry, I'm saying too much, Charlie. No, e c'è un altro sistema, perché l'educazione infermieristica è legata, dobbiamo fare una premessa, è legata alle facoltà di infermieristica e scienze sociali, e dice che noi perdiamo questi infermieri come professione infermieristica perché ci sono le facoltà di medicina che offrono la stessa formazione, e quindi adesso la figlia è stata affiliata nella facoltà di medicina invece che nella facoltà di infermieristica, e questo lo vede come un problema, perché noi dobbiamo legare le specializzazioni infermieristiche all'infermieristica. Now, sorry, this is very small, but these are the list of recordable qualifications with the Nursing and Midwifery Council. Questa è una lista delle qualifiche professionali dell'ente regolatore britannico. The word advanced doesn't appear there, although some of these people would probably be classified as advanced nurse practitioners. Quindi la parola avanzato, competenze avanzate, non compare, vedete, anche se questi infermieri che per esempio hanno delle competenze avanzate in salute mentale, bambini, eccetera, li potete leggere. But not all of them are advanced nurse practitioners. It's very difficult to work out which ones are and which ones aren't. È molto difficile comprendere chi ha competenze avanzate tra questi ruoli e chi non ce l'ha, perché vediamo che la parola avanzate non c'è. So these are recordable qualifications. You're not obliged to record your qualifications. You only have to record your registered qualifications. So not everyone who is one of these will necessarily appear on this record. Sì, perché questo fa parte dell'ente regolatore, ma come infermiere tu non sei obbligato a andare all'ente regolatore e avere la tua qualificazione registrata in tal modo. Per questo l'ente regolatore non sa quanti infermieri sono
hanno quelle specializzazioni. Perché l'unica cosa che sei obbligato è come l'IPASVI, essere registrato come infermiere, non nel tuo ruolo avanzato. So I recently wrote an article for a newspaper and about advanced nurse practice and how effective it was. And the editor, always kept asking me, how many are there? What are we talking about? What are the numbers? And we don't know. We don't know how many advanced nurse practitioners there are in the UK. Quindi il problema è che lui ha appena scritto un articolo sul ruolo dell'infermiere con competenze avanzate per una rivista e l'editore gli ha chiesto ma quanti ce n'avete in Gran Bretagna di questi infermieri specializzati? Dice che io che ne so, non lo sappiamo, nessuno lo sa, perché non c'è l'obbligo della registrazione. Because they don't appear on a register, they don't appear on a list, they actually belong to the actual trusts or hospitals where they work. You'd have to ask every single trust how many they had. Then they'd ask you, what do you mean? And then we'd be back to square one. So it's very difficult to know what we're dealing with. Quindi è molto difficile capire di cosa stiamo parlando, perché altrimenti dovresti andare in ogni organizzazione sanitaria e capire quanti ne lavorano là, e quindi è abbastanza difficile, perché poi hanno pure differenti acronimi e quindi non capisci bene cosa fa quell'infermiere con quella specializzazione. My best guess, given that we have 300,000 nurses on the register in the UK, my best guess is we probably have no more than 1,000 who are genuinely advanced nurse practitioners. That's a guess. Quindi il suo, lui pensa che ci sono circa 1.000 infermieri con competenze avanzate, ma così è una stima approssimativa che fa. So, these are the things that we haven't got right that you have the opportunity, I think, to get right here if you provide a proper framework. But I'll talk now about what advanced nurse practitioners actually do. Quindi adesso parlerà di cosa in effetti fa un infermiere con competenze avanzate. Now, there is an ICN definition, which is there. Ali can read it out. It's about expert knowledge, decision-making skills, particular competencies and so forth. Questa è una definizione formale fatta dall'International Council of Nurses, che è un'infermiera che ha una conoscenza base, che ha appunto delle abilità di decision making e competenze cliniche per la pratica avanzata. Le caratteristiche di queste competenze sono, delimitate dal contesto, dal paese dove questa infermiera è registrata. E una laurea specialistica è raccomandata per questo tipo di competenze. Questa è la definizione dell'ICN per l'infermiere con competenze avanzate. Sadly, they only say a master's degree is recommended. I think it should be compulsory. Sadly tristemente dice che è raccomandata, invece lui cambierebbe la parola raccomandata con obbligatoria. But moving back in time, the ICN outlined what they thought the characteristics of an advanced nurse practitioner should be. Queste sono le caratteristiche dell'ICN del 2002, quindi un programma formale di educazione. Yeah. Some sort of licensing, registration, certification, credentialing or whatever. Registrazione, certificazione e credentialing significa registrazione specifica in quell'ente regolatore. And again, just to point out, in the UK we have none of that second bullet point at all. E quindi, tanto per ripetere, il secondo punto nel Regno Unito non è assolutamente messo in pratica. They should have authority to prescribe medications. E quindi una infermiera con competenze avanzate in tutto il mondo dovrebbe avere l'autorità di prescrivere i farmaci. To refer patients independently to other specialists. E quindi di riferirsi a quel paziente indipendentemente dalle opinioni di altri professionisti sanitari. They should be, if they're in the right position, for example, in emergency care, they should be able to admit the patient to hospital without referring to a physician. Quindi dovrebbero essere in grado di ammettere per esempio un paziente in ospedale senza riferirsi a nessun medico. And the title should be protected. It should mean something. You should not just be able to call yourself an advanced nurse practitioner. E il titolo dovrebbe essere protetto, tra virgolette, cioè non è abbastanza essere infermiere avanzato, ma dovrebbe dar sostanza al titolo.
And that's another issue in the UK. People can actually call themselves this, or the hospital can give them the title without any of these other characteristics. Quindi ci sono alcune organizzazioni nel Regno Unito che gli danno il titolo, tu sei l'infermiere con competenze avanzate, ma non c'è le caratteristiche, per esempio non puoi prescrivere i farmaci, allora non dai sostanza, lui dice al titolo stesso. Okay, so there's been quite a lot of writing, a lot of speculation about this in the academic press. And Schober's paper from 2004 said what characterizes an advanced nursing practice person is the knowledge, the expertise, judgment, all the things that we saw in the ICN definition. E quindi questa è un'altra definizione sull'infermiere con competenze avanzate del 2004 che assomiglia molto alla definizione dell'ICN. Questa è fatta nel Regno Unito. Excuse me. So it's not simply a job description or a title, it actually has some substance to it. Sì, e non solamente quindi un titolo, ma deve essere sostanza all'interno del ruolo definito. Now, more recently, our professional body, or one of our professional bodies, but the biggest one, the Royal College of Nursing, has taken an interest in advanced nursing practice. Dice che ultimamente il Royal College of Nursing, che è un altro organismo importante nel Regno Unito, ha avuto interesse nel ruolo delle competenze avanzate dell'infermiere. And just to explain, the Royal College of Nursing is not a regulatory body, it's a professional body and a trade union. Sì. E tanto per spiegare un po', il Royal College of Nursing non è l'ente regolatore, non è l'IPASVI, ma è un ente di rappresentanza che ha funzioni anche sindacali infermieristiche. I'm a loyal member, but it doesn't always get things right, but I think it got this right. Dice, io sono un membro leale di questa organizzazione e penso che non ha sempre fatto le cose giuste, ma in questo caso l'ha fatta giusta. And they're saying exactly the same thing here, but I think the first sentence is very important. It's about the level of practice rather than a type of practice. So it's more than specialization. It's to do with the advanced authority and responsibility and accountability that you take. Quindi la prima riga è molto importante, è il livello di pratica, non è il tipo di pratica che fa l'infermiere con competenze avanzate, quindi è la sostanza di quello che fa, insomma, enfatizza questa cosa. And this document is being revised in 2007. Sorry, I should have said 2017. I've made a mistake there. Ho fatto un errore perché questo documento fatto nel 2012 è revisionato nel 2017. So there's a new document. We're awaiting a new document coming Quindi out. stiamo aspettando per questo nuovo documento sul ruolo dell'infermiere specialista. And there's a link that you can check there. Questo è un link se volete Okay. controllare. So why did we in the UK what led to the development of the advanced nurse practitioners that we had? Cosa ha condotto allo sviluppo dell'infermiere con competenze avanzate nel Regno Unito? Really, it's been a pragmatic decision due to various pressures within our health service. Quindi un'assistenza primaria che era un bisogno importante. In primary care, Gennaro pointed to this, increasingly aging population. E già Gennaro Rocco l'ha detto che c'è un avanzamento dell'invecchiamento della popolazione. Complex long-term care that's required. Quindi, condizioni complesse a lungo termine. Reduced funding, that's always a problem. La riduzione dei fondi. You won't have that problem in Italy, I guess. Dice che non abbiamo questo problema in Italia, no? And also a real lack of long-term planning and investment. And I think in primary care, to some extent, advanced nurse practice has been seen as a solution to a problem, really. Sì, e quindi è stato vista questa primary care, diciamo, come la soluzione a questo tipo di problemi. In secondary care, quite simply, the shortage of doctors. E quindi poi nell'assistenza secondaria c'è una riduzione nel numero dei medici in Gran Bretagna. And I have to say that in the UK, probably contrary to Italy, the medical profession have been very, very supportive. It took them a while, but now they're very supportive of advanced nurse practice for all sorts of reasons. Perché non come in Italia, però in Gran Bretagna la professione medica è stata sempre a favore del ruolo avanzato degli infermieri specialisti. And of course our government loves them because it's cheaper to produce them. E quindi il governo sicuramente
è a favore di questo tipo di soluzione perché sono più a minor costo, diciamo, gli infermieri rispetto ai medici. Patients in our hospitals in the UK are much sicker than they used to be, simply. People come in only if they're really ill, and we move them out very quickly, so decreasing lengths of stay. So having an advanced level of practice to oversee that is seen as being very advantageous. E quindi siccome in Gran Bretagna diciamo, la gravità dei pazienti che vengono ammessi negli ospedali ultimamente è importante e c'è anche una diminuzione della lunghezza del loro soggiorno all'ospedale, è molto importante il ruolo di questi infermieri con competenze avanzate nell'ospedale stesso. And also there's increasing pressure on nursing staff due to all this, so having some sort of advanced leadership within that team is again seen as being an advantage. Quindi ci sono più pressioni su tutti gli infermieri, avere degli infermieri con competenze avanzate riduce le pressioni sugli altri infermieri. So a bit of history. 1992, the first nurse practitioners, which are kind of advanced nurse practitioners, they were the first graduates. Quindi il primo che è stato educato nel 92. In 2002, the RCN issued guidance on the nurse practitioner role. Nel 2002 il Royal College of Nursing ha fatto le linee guida. And then the RCN issued the document that I showed you a clip of there on advanced nursing practice. E quindi ha fatto ulteriori linee guida sulle competenze avanzate nel 2008. And then 2010, the Department of Health actually had a position statement. I mean, our government and our health policy people are very much in favour of E this. quindi ha fatto un documento ufficiale del Ministero della Salute, del Dipartimento di Salute, sul ruolo del nurse practitioner nel 2010, governo. But just to be clear, in the UK, when the government issues a statement about something they're very much in favour of, they don't issue money with it. They expect the National Health Service trusts to find their own money to develop these roles. So this never leads to a stream of money. E quindi no, perché ha introdotto questa dichiarazione, ma tanto per essere chiari, non è che con la dichiarazione sono arrivati dei soldi ulteriori per l'educazione di questi infermieri con competenze avanzate, perché il governo si aspetta che le singole organizzazioni sanitarie provvedano al loro interno all'educazione o a dare fondi per la formazione di questi infermieri. So whenever something good happens, something else loses money. That's one of our problems. Sì, quando succede qualcosa di buono, qualcun altro che mette i soldi. And again, we now see advanced nurse practitioners everywhere. I wish I knew how many there were. As I said, we don't, but they crop up everywhere. Community, hospital, ward care, intensive care. E quindi abbiamo questi ruoli in tutti, diciamo, i setting ospedalieri, nell'assistenza primaria, e quindi stanno avanzando, insomma, gli infermieri con competenze avanzate stanno in numero. So anyway, who are they? Well, advanced nurse practitioners, again, there's a multiplicity of roles. Advanced nurse practitioners, clinical nurse specialists, nurse practitioners, nurse specialists, these can all be advanced nurse practitioners. E quindi vedete i vari, come li chiamano, in differenti modi, ma sono tutti infermieri con competenze avanzate. I mean, the list could go on, but the PowerPoint isn't big enough. There are lots of other titles that could potentially Quindi be. dice che la slide non era abbastanza, ma ce ne sono di più di definizioni. And there's one that isn't there, and that's called a practice nurse. That's a different kind of nurse. And they're assigned to general practitioners. Però poi c'è anche un infermiere che è chiamato infermiere pratico, practice nurse, ma questi di solito lavorano con i medici di famiglia. So they're kind of nurse practitioners, but they've got a specific primary care role. Quindi sono una sorta di infermieri con competenze avanzate, ma sono molto legati al ruolo d'assistenza primaria col medico di famiglia. Si chiamano practice nurses. And they're definitely advanced nurse practitioners, because when I go to my general practitioner, I'm sometimes asked if I want to see the nurse instead. I always say yes. E dice, ma chiaramente sono molto legati ai medici di famiglia, perché ogni volta che lui va dal medico di famiglia, lui vuole vedere l'infermiera o l'infermiere che sta vicino al medico, e il medico è così contento che lo manda subito dall'infermiere.
You get to see them more quickly, they spend more time with you, and they do what you want because you can talk to them as a nurse. But I can do that. Quindi sono veloci, affidabili, e siccome lui è un infermiere, dice, c'è un po' una comunicazione. And again, we find these across a whole spectrum of practice. E quindi di nuovo vedete in tutti i campi clinici ci sono questi infermieri. So in the UK specifically, advanced nurse practice, this is the best evidence we've got, seems to have advanced as a level of practice rather than a role or title. Quindi come di nuovo è un livello di pratica piuttosto che solamente il titolo o il ruolo. Many, not all, have a sort of clinical master's degree, but again, it's not compulsory to have the master's degree to practice. E quindi molti di loro hanno una laurea specialistica in quel particolare campo, ma dato che non è obbligatoria, non ce l'hanno tutti. The programs that exist seem to have a level of clinical examination, in other words, diagnosis skills. Quindi devono fare l'esame clinico e hanno delle abilità di diagnosi. And this is the point at which the medical profession has been really helpful in collaborating and teaching on these, and most of the teaching about E quindi diagnosis la is done by professione doctors. medica ha molto aiutato tutti gli infermieri a sviluppare quelle competenze di esame clinico e di abilità diagnostiche. And now, within the last few years, independent prescriber qualification. E quindi hanno alcuni di loro anche una qualificazione come prescrittori di farmaci in maniera indipendente. And that goes across the whole spectrum of the pharmacopoeia. There's not a specific, there used to be a specific, very limited nursing one, but now if you're an independent nurse prescriber, you can prescribe anything, provided it's within your competence. Se è nel campo della tua competenza puoi prescrivere tutte i sorti di farmaci tutto il range. And obviously, advanced communication skills and management skills are built into this as well. E quindi deve avere abilità comunicative e di negoziazione a tutti i livelli importanti. So an advanced nurse practitioner can go and speak to a consultant and tell them what they think should be done. It's quite a challenge, but they've got to do it. Sì, e quindi un infermiere con competenze avanzate va dal medico e gli dice cosa il medico deve fare. È abbastanza, non è facile delle volte, ma lo deve fare. So this is a list of the typical things that an advanced nurse practitioner would do: taking a history, carrying out physical examinations, giving a diagnosis, actually asking for investigations, making a final diagnosis, and then Queste sono treating. tutte le cose che fa quindi una storia, anamnesi del paziente, esami fisici, conoscenza esperta, giudizio clinico per le diagnosi potenziali, esami quando appropriati, una diagnosi finale e il treatment, i farmaci, inclusi appunto le medicine, eccetera, che si riferiscono So- specialisti. So a huge overlap with the role of the junior doctor, and of course the junior doctors, who always are dependent on nurses, are now totally dependent on advanced nurse practitioners when they come onto the ward. The advanced nurse practitioners are often teaching the junior doctors, so it's a reversal of role. Abbiamo diversi livelli anche di medici in Gran Bretagna, quindi ci sono dei medici più giovani che lui chiama junior doctors, che si affidano molto a questi infermieri con competenze avanzate, e quindi sono questi infermieri che insegnano la pratica a questi giovani medici. Okay. Now there's nothing really different on this slide, but leadership as well. That's part of the role, leading the clinical team, and that can include Queste sono the altre doctors as well. caratteristiche. È molto importante fornire la leadership nella clinica in quel ruolo. So they may well be taking a case through, but they would lead the case along with they would lead the doctors on that case. So they're not a junior member of the team. Quindi non sono parte del team, ma conducono proprio il caso, no? Sono dei nurse manager del caso. Yeah. So that's the sort of outline of the role. It's very straightforward, really. Getting there is the problem. What I want to look at for a few minutes before I finish is what is the evidence that this actually is any good? Because that's what really interests me as an editor. Adesso abbiamo spiegato un po' le caratteristiche di questi infermieri, adesso bisogna chiederci, ma ce n'hanno beneficio questi pazienti da questi infermieri con questo ruolo o no? E lui come ricercatore vuole dimostrare un po' di evidenza scientifica. I make it clear I'm only picking one or two articles here, but the evidence is actually copious that advanced nursing roles really work. Ma dice
portato solo un paio di articoli, ma l'evidenza scientifica è molta, che il ruolo è molto importante per gli outcomes, la salute delle persone. And it will mostly come from the Journal of Advanced Nursing, but l'ha preso dalla sua rivista. but that's where the best evidence is published. But, Perché questa è la migliore evidenza. but Scherza molto, okay, but leading clinics is one thing that nurse practitioners do, and there's been a lot of investigation into whether the outcomes are as good or as bad or just the same as medical outcomes. E quindi un studio randomizzato, e cosa fanno gli infermieri? Dirigono in quel caso l'ambulatorio di reumatologia. A relatively small clinical trial, but the important thing is there was no statistically significant difference in the outcomes between the medical doctors and the nurse-led clinic. E quindi il campione era piccolo, ma il campione e i risultati hanno rivelato che appunto non c'erano particolari differenze se una persona fosse stata trattata da un medico o da un infermiere con competenze avanzate. So often they're no better, they're no worse, and there's lots of studies showing just that phenomenon. E quindi ci sono molti studi che dimostrano che non è né meglio né peggio, ma tutte e due insomma danno gli stessi risultati, sia il medico che l'infermiere con competenze avanzate. And again, care by nurse practitioners compared with physicians in diabetes, the overall satisfaction, the statistically improved outcomes in these patients, and that's the ones that have been treated by the nurse practitioners rather than the Quindi doctors. questo è uno studio con pazienti diabetici e si vede che i nurse practitioner insomma hanno suscitato nei pazienti, nella popolazione, una miglior soddisfazione dei servizi che sono stati offerti, quindi un ruolo positivo è emerso da questo articolo. So not only just as good, evidence that they can be better. Non solamente, ma sono proprio migliori i rapporti. One specific area where advanced nurse practitioners work is in our country is endoscopy, and an advanced nurse practitioner can perform a full diagnostic colonoscopy. E quindi un'area molto importante per esempio è l'endoscopia, dove il nurse practitioner fa pratica tutto quanto e quindi possono appunto effettuare l'endoscopia sicuramente e con gli stessi risultati che se la facessero i medici. But the evidence suggests that nurse practitioners are just as good at doctors at carrying out diagnostic endoscopy. Quindi l'evidenza ci suggerisce che gli infermieri con competenze avanzate in endoscopia sono tanto bravi quanto i medici, non ci sono differenze, quindi i due ruoli si sovrappongono. Okay, so anyway, that's just some of the evidence, but there is a lot more. So the issues that we need to take into account, just to finish off here, we need to acknowledge, certainly from outside Italy, from the UK specifically, there's varied definitions, and I think we need to focus down on what we actually mean and what the title is that we're going to give advanced nurse practitioners. E quindi, tanto per finire la relazione, quella era l'evidenza, quindi alcuni punti da ricordare, ci sono varie definizioni, ma dobbiamo focalizzarci, lui dice più in UK, sulla sostanza di quell'infermiere con competenza avanzata. A problem in the UK is that the roles are not regulated. That's something that it has to be addressed in the UK at some point. I think if you're going down this road in Italy, I think it's something that needs to be addressed here. E quindi se voi volete implementare il ruolo in Italia, in UK non c'è regolamentazione, assolutamente li dovete regolamentare. Get rid of all the confusing titles and let's decide what title we're going to use for specific jobs. Quindi non utilizzate tutti questi titoli che utilizziamo noi, che sono molto confondenti, ma ci deve essere un titolo solo. And that's something that's got to be centrally driven, not allowed to be done by the various hospitals. It's got to come from the centre, either from a professional body or a regulatory body. E quindi questa definizione deve essere messa dall'IPASVI nazionale, lui suppone, non dalle differenti organizzazioni. And we simply have, I wouldn't necessarily put this one last, but it's probably the first, we have to have a specific level of education which is tied to this, because without that the credibility goes and really anybody can become a practitioner. So we have to make it quite difficult to become an advanced nurse practitioner, is what I'm saying.
E quindi dobbiamo legare assolutamente l'educazione a diventare infermieri con competenze avanzate, perché altrimenti c'è confusione anche, no? Dice che tutti quanti diventano advanced nurse practitioner, no? Dobbiamo, perché loro l'hanno legata ma fino a un certo punto, non è obbligatorio. So we need to go through a cycle of things which will allow us to develop this, including protected titles. E quindi dobbiamo appunto vedere tutti questi punti in maniera circolare che devono essere, sono i punti precedenti che devono essere supportati qua in Italia per avanzare il ruolo dell'infermiere con competenze avanzate. Quindi. Right, well if you want to, well thank you very much. If you want to keep in touch with me, you can email me there. If you want to check on my own credentials, you can check my ORCID site, and if you really got nothing to do, you can follow me on Twitter. Dice c'è l'email per tutti, poi se volete vedere le credenziali andate su quel numero che ORCID è un numero per ricerca. E però se volete, se non ci avete proprio del tempo da spiegare, seguitemi su Twitter che è molto interessante, grazie. Okay. Grazie mille.